Il gaslighting, ne abbiamo già parlato in un precedente video, ma è un argomento veramente, veramente importante se ci imbattiamo in un narcisista, perché è quello che utilizza il narcisista per farci dubitare di noi stessi e di noi stesse. E quindi come fa per attuare questo gaslighting e quali sono i segnali per rendercene conto? Come prima cosa, il narcisista tende a negare o distorcere la realtà. Quindi minimizza eventi che sono accaduti, addirittura li nega anche quando ci sono prove evidentissime del contrario. A questo punto lo fa però in un modo talmente sicuro, sincero, limpido, con gli occhi sgranati, dicendo: no, ma guarda, amore, ti confondi, oppure in modo molto aggressivo: no, guarda che stai sbagliando. Tutto questo, in un momento in cui noi abbiamo forse anche un po' la guardia abbassata, ci fa dubitare addirittura di quello che abbiamo visto, sentito e ricordato. Inoltre, il narcisista proietta dei comportamenti negativi su di te, i suoi comportamenti e i suoi difetti, e ti accusa di comportamenti o difetti che tu obiettivamente sai non appartenerti. Quindi anche questo ti fa dire: ma cosa sta succedendo? C'è qualcosa di strano, io non sono così, perché mi dice che sono così quando è lui che fa in questo modo? Ma ripeto, lo fa in un modo talmente sicuro, talmente netto, talmente evidente, che soprattutto in fase iniziale siamo noi quelli o quelle che si mettono in discussione. E abbiamo quasi impressione di non ricordare bene, di ma magari mi sarò sbagliato, mi sarò sbagliata. Ecco, se inizia a venirti questo pensiero in modo un po' ricorrente, facci attenzione, perché sì, potresti avere a che fare con un narcisista. Inoltre il narcisista tende a sminuire i tuoi sentimenti, le tue esperienze, le tue opinioni. Questo fa parte proprio di questa tecnica manipolatoria del gaslighting, cioè di una distorsione di una anche evidente realtà. Perché se tu hai avuto ipoteticamente una promozione, è obiettiva la cosa, è un dato di fatto. E ci starebbe anche che il tuo partner, la tua partner festeggiassero con te. E sentirsi dire: "Sì, vabbè, okay, ma cosa vuoi che sia? Ma vabbè, ci sarebbero riusciti tutti." Piuttosto che frasi di questo tipo, oltre a ferirci perché sentiamo di non essere accolti e che il nostro successo non è accolto come parte di noi, proprio obiettivamente diciamo: "Ma no, ipoteticamente, ho fatto dei corsi in più, ho fatto gli straordinari, mi son data da fare, era una posizione a cui tenevo, ma come fa a non vederlo?" Ecco, altra frase che ci viene in mente spesso quando subiamo gaslighting: come fa a non vederlo? Come fa a non capirlo? E tutto questo è per farti sentire inferiore. E ripeto, non è soltanto un voler schiacciare la tua personalità, è proprio parte di una totale distorsione della realtà, perché ci sta che ognuno veda le cose a modo suo e ognuno abbia un sentiment differente nei confronti delle cose che gli succedono, però delle cose sono abbastanza obiettive, giusto? Come appunto è abbastanza obiettivo che essendo in coppia ci si supporti, ecco, uno nei confronti dei successi o anche dei dolori. Quando abbiamo un dolore molto forte, lo condividiamo con un partner narcisista, il partner narcisista anche qui sminuisce la realtà, perché la realtà non è sempre solo quello che è successo, ma anche il sentimento che abbiamo noi nei confronti di questa realtà. Quindi, se qualcosa ci viene a mancare, questa mancanza ci fa molto soffrire, si presume che il nostro partner abbia rispetto per il nostro sentimento nei confronti di questa cosa, e lo sminuire quello che noi proviamo è proprio parte di una manipolazione della realtà
che tende a spostare il focus dell'attenzione che in quel momento banalmente era su di noi perché ci è successa qualcosa, di nuovo sempre comunque su di lui o su di lei. Un'altra tecnica che utilizza il narcisista è quella dell'isolamento e del silenzio punitivo. Vi rendete conto che anche questa fa parte di una distorsione della realtà, perché? Perché una realtà equilibrata presuppone differenti relazioni affettive che vanno a creare una sorta di equilibrio, per cui il narcisista tende a immetterti in una realtà falsata, in cui tutti i tuoi collegamenti man mano vengono, tra virgolette, tranciati, eliminati, e questo ti porta a essere chiaramente isolato. A questo punto il narcisista stesso usa la tecnica del silenzio punitivo, quindi di isolarti ulteriormente per rendere più fragile tutta la tua psiche, tutto il tuo modo di rapportarti con la realtà, diventando poi lui l'unico punto e l'unico anche filtro del tuo vedere la realtà. Tutto questo, il gaslighting che hai subito, ti crea ovviamente dubbio e confusione. Perché? Perché ti sono stati tolti tutti i tuoi parametri intorno. Ti è stata creata una realtà falsata che tu senti non corrispondere. Tutto questo ti crea appunto un fortissimo disagio, ma soprattutto una confusione. Non hai più i tuoi parametri, non hai più i tuoi punti fermi e in questo modo il narcisista diventa l'unico punto fermo con che tutto che appunto non è un punto fermo. Come proteggersi? Allora, primo, come dico sempre, fai ballare l'occhio. Cosa vuol dire? Se tante cose non ti risuonano giuste, non le senti dentro di te, vuol dire che c'è qualcosa che non sta funzionando, ok? Vuol dire che c'è qualcosa che non va nel verso giusto. Quindi tanti segnali distonici devono dentro di te andare a creare sempre e comunque nella vita un campanello di allarme. Poi ricostruisci la fiducia in te stessa, il tuo istinto. Se il tuo istinto senti che qualcosa non va, potresti sbagliarti perché ci mancherebbe, ma fuori dai denti, se l'istinto ti dice quello, almeno andare a vedere la cosa potrebbe valerne la pena. Se inizi a vedere troppi segnali dissonanti, inizia a scriverti le cose, te le segni man mano e dici no, ma io quel giorno ho detto sta cosa, lui mi ha risposto così e ti tieni un piccolo diario. Sembra una cosa quasi paranoica, ma credetemi, lo scritto, il verba volant scripta manent, è ancora una cosa sana e giusta. Quello che è scritto serve anche a noi per ripercorrere la giornata, i giorni precedenti e fare un focus più forte. Da qui il percorso giusto, l'ho detto più di una volta, ma davvero lo ripeto col cuore, è cercare un supporto che può essere uno psicologo, un'amica, la mamma, la zia, la nonna, una persona un pochino al di fuori della cerchia del narcisista, se riusciamo, è una persona di cui noi sentiamo di avere fiducia, magari anche due o tre, perché una di queste persone potrebbe essere anche lui o lei coinvolta nel meccanismo. Quindi cerchiamo magari più di un punto di appoggio esterno con cui inizialmente almeno confrontarsi. A questo punto iniziamo a stabilire dei limiti con il narcisista e vedremo che si innervosirà molto, molto, molto se è un narcisista over, oppure frignerà, farà il deluso, il triste se è un narcisista cover, ma comunque un nostro cambio di atteggiamento, a prescindere, porterà anche in lui un velato nervosismo. Cosa vuol dire questo? Che siamo sulla via giusta. Purtroppo è così, però purtroppo per lui è il nostro per fortuna. E da qui il consiglio è sempre, sempre, sempre di allontanarsi da questa sfera di influenza, di allontanarsi da questa persona che ha creato un legame talmente forte da farci credere di non poter sopravvivere senza di lui, senza le sue malate attenzioni,
senza quello strano mondo sganciato dalla realtà che ci ha costruito intorno e ce l'ha costruito a suo uso e consumo. Questo ricordiamocelo sempre, sempre, sempre. Io mantengo i toni calmi su questa cosa, ma credetemi, ci sarebbe da esplodere su quello che i narcisisti riescono a fare. E se per caso senti ogni tanto anche tu di essere un pelino manipolatrice nei confronti del prossimo o manipolatore, forse per entusiasmo, per 1000 motivazioni, ecco ti chiedo fermati un attimo e pulisci quella parte, perché non è la parte bella di nessuno, il che non vuol dire di essere a 90 nei confronti del prossimo, vuol dire di avere un proprio nucleo forte, sereno, pulito e propositivo. È su questo che tutti, sempre e comunque, tutti i giorni dobbiamo lavorare. Quindi ricordati, non sei pazzo, non sei pazza, quello che ti sembra strano vai a guardarlo perché veramente meriti di vivere meglio per te stesso, per te stessa, e questo è l'augurio più grande che posso fare a tutti voi. Col cuore sempre e comunque un abbraccio.